di sicuro una questione di struttura. Il rapporto che ci può essere tra i pieni e i vuoti, tra le etichette, il livello di leggibilità, i colori che vengono usati. Si tratta sempre della scelta di pochi colori che possono funzionare, di strutture complesse ma leggibili, e a livello di tema, ovvero come io possa riuscire a coniugare l'aspetto visivo con il tema che sto affrontando, solitamente è la conseguenza di uno studio che io affronto prima, nel momento in cui ricevo i dati, e che va a cercare tutti i tipi di media che hanno trattato quel tema, come i giornali hanno visualizzato quel tema negli anni passati, se c'è stato un media che ha analizzato quel tipo di tema. Una volta che ho studiato tutti questi elementi, devo riuscire a sintetizzare sinotticamente in un'unica tavola questi pochi elementi, intesi come anche colore, forma, spazio, e devo riuscire a trovare una sintesi, un compromesso fra il tema e lo stile che voglio adottare. Quel momento in cui fondamentalmente mi accorgo che l'intersezione fra qualità e quantità è equilibrata, ovvero quando il numero di informazioni e come vengono visualizzate, come vengono rappresentate e colorate è il momento giusto per prendere quella direzione, fondamentalmente ha dentro di me di sicuro un primo impatto a livello emotivo, cioè in un certo senso capisco che quello è il punto da cui partire o il punto da proseguire per arrivare al risultato finale. In alcuni casi invece all'interno del processo di design si è costretti a fare avanti e indietro, quindi si può arrivare, diciamo, a metà, come in alcune tavole che propongo in questa mostra, dove mostro tutte le parole collegate a tutte le opere del filosofo, ma che purtroppo, ragionando sul chi dovrà leggerle, come dovrà utilizzare le informazioni, risultano dei prodotti poco esplorabili. Infatti il tema di alcune di queste tavole non è l'esplorabilità, ma la macrostruttura di tutto il pensiero. Ad esempio, in quel caso la direzione deve essere leggermente cambiata e si ragiona con altri sistemi, arrivando a un nuovo stile visivo e una nuova struttura. Diciamo a sinistra metterei un qualsiasi atlante o mappa del Settecento, inteso come prodotto trattato in quel modo, stampato in quel modo e colorato con gli acquerelli a mano in quel modo. Dall'altra parte mi ci vedrei, anche solo a livello di colori e di forme, un quadro di mio padre che, diciamo, è in un periodo metafisico e rappresenta uova in qualsiasi loro stato, in qualsiasi contesto.